Eccoci qua ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Il mercato che farei per quanto riguarda il nostro Napoli, visto che ci sono tante indiscrezioni di mercato per quanto riguarda i difensori centrali, l'eventuale sostituto di Zielinski, chi viene al posto di Osimhen, eccetera, eccetera. Io faccio un attimo i conti e vi dico la mia per quanto riguarda i nomi che vorrei vedere a Napoli, anche in base al costo dei cartellini e a livello tecnico, se possono aumentare, diciamo, la qualità in casa Napoli, al di là dell'allenatore che poi venga a sedersi sulla panchina, perché chi si siede, comunque deve avere una squadra competitiva, non è che gli dai 11 promesse e diciamo riesci a far meglio di quest'anno, non è detto. Prima di cominciare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per chi non l'ha fatto attivando la campanella delle notifiche e ovviamente vi aspetto nella sezione commenti qui sotto, fate anche il vostro di calciomercato così ci confrontiamo anche lì. Partiamo dalla vendita di Osimhen. 130 milioni di clausola, perfetto. 130 milioni di clausola. 40 li mettiamo, diciamo, dalle casse del Napoli. Facciamo un mercato da 170 milioni. 4 colpi per 170 milioni che potrebbero essere un Jonathan David di turno al posto di Osimhen, Sudakov al posto di Zielinski, e dico Sudakov perché faresti veramente il salto di qualità a centrocampo in quel ruolo, e due centrali di difesa. I due centrali di difesa ne abbiamo parlato anche ieri nei commenti, credo, con Salvatore, se non vado errato. Ancico e Buongiorno sarebbe una coppia esageratamente competitiva per caratteristiche, per livello tecnico, per duttilità per quanto riguarda l'essere difensore in maniera totale. Parliamo di due calciatori, Ancico del Feyenoord 35 milioni e più, lo stesso dovrebbe essere per Buongiorno, anche se la bottega Torino diventa un tantino cara quando ti affacci da Cairo, parte da 30, arriva sempre a 40, comunque sono trattative col Torino che vanno a finire sempre un tantino oltre il valore del calciatore. Ricordiamo un certo Maximovic, se non vado errato, che per amor di Dio non era una schiappa, però secondo me pagato 4-5 milioni di troppo. Detto questo, andresti a migliorare sicuramente la rosa per quanto riguarda la difesa, anche perché sappiamo che Juan Jesus 2025 scadenza di contratto, il Napoli rispetterà tutto l'iter contrattuale, poi Juan Jesus vedrà lui se andarsi ad accasare in un'altra squadra per farsi qualche altro anno, non credo, o appenda le scarpe al chiodo. Comunque Juan Jesus dovrebbe restare a Napoli a fare il quarto centrale. Rachmani sicuramente resterà a Napoli nella maniera più assoluta, credo. Ostigard dovrebbe essere il difensore sacrificato, tra virgolette, per fare cash. Nathan potrebbe partire in prestito a quanto si legge, anche se su Nathan io ho un'opinione un tantino diversa perché non è giudicabile ciò che ha fatto Nathan a Napoli e per quanto l'hai visto. È vero che il valore del calciatore, diciamo, quando vai troppo a ribasso esce fuori. Se l'hai pagato 10 non è che hai preso il nuovo Beckenbauer, però mai dire mai, potrebbe anche essere il difensore del futuro e noi non l'abbiamo visto, non è stato sfruttato, tre allenatori e tutta la situazione che c'è stata, però questa è una piccola parentesi su Nathan, vedremo il Napoli poi come si comporterà. Se vuoi dare una squadra competitiva a chi sarà l'allenatore del Napoli, che possa essere Calzona riconfermato, che possa essere Conte, che più si rincorrono le voci e più credo che non venga, che può essere Italiano, che tra i tanti credo che forse sia il più vicino al Napoli, bisogna comunque alzare qualitativamente, diciamo, un tantino la rosa per quanto riguarda questi interventi che vi ho elencato. Sono 170 milioni, è vero che sono tanti per 4 colpi, però io scommetterei di più sulla punta per quanto riguarda l'investimento monetario, ovvero 40 milioni un attaccante che possa fungere da terminale offensivo, sicuramente c'è in Europa, in Italia, eccetera, eccetera.
non diciamo risparmierei assolutamente niente sui due centrali difensivi, perché è un reparto che non accetta scommesse. La difesa è un reparto che non vuole essere ridimensionato, non può essere ridimensionato a livello economico, perché poi che tu voglia essere una squadra che parte dal basso, una squadra che pressa alto, una squadra che si difende in tutto l'11, comunque ti serve un reparto difensivo come si deve e con i controfiocchi. Quindi Ancico, buongiorno, Sudakov, la punta la faccio scegliere a voi. Chi vorreste come punta? Perché io ho visto Feyenoord Ajax 6-0 per il Feyenoord terminata con un gol addirittura annullato dal VAR. Per il Feyenoord poteva essere un 7-0. Però non ho visto un Gimenez veramente in palla. Ovviamente non lo si può giudicare da una partita. Io ho visto tante altre partite del Feyenoord. Gimenez merita assolutamente un grande club per quanto mi riguarda. Però se il prezzo dovesse essere superiore a 50 milioni, aspettiamo un attimo, perché potresti trovare il calciatore con le stesse caratteristiche anche a meno. Detto questo, il mercato del Napoli dovrebbe, non voglio dire dovrebbe terminare, diciamo una settimana dopo la fine del campionato, però dovresti avere le idee chiare, molto chiare e al limite con precontratti e chiacchiere già fatte con vari calciatori. Non è che arrivi poi, inizia il mercato, inizia la finestra di mercato, arriva tutta la concorrenza, perché non parliamo di calciatori scarsi, quindi avrai concorrenza dalla Premier, avrai concorrenza dalla stessa Bundesliga, avrai concorrenza da tutta Europa, perché sono calciatori che non li vuole solo il Napoli e non è che verrebbero a sposare Napoli, diciamo, a spada tratta. C'è anche l'incognita dove ti piazzi quest'anno, punto fondamentale. Però credo che per Buongiorno, per esempio, il discorso di dove ti piazzi quest'anno sarebbe marginale. Se vuoi scegliere Napoli, comunque da Torino a Napoli il salto di qualità lo fai, quindi che sia un'Europa League, una Conference o addirittura questo quinto posto a 69 punti che è una chimera, un'utopia, mettiamolo come vogliamo, potrebbe tranquillamente accasarsi a Napoli. Forse Anceko ci penserebbe su due volte, perché il Feyenoord dovrebbe accedere ai preliminari di Champions League, se non erro, quindi la scelta poi peserà da questo punto di vista sulla qualificazione europea o, no, o meno. Sudakov sicuramente, se spendi i soldi e vai lì col cash te lo porti assolutamente a Napoli, perché comunque da un campionato tra virgolette inferiore a quello della Serie A passare un campionato più competitivo è tanta roba per il calciatore stesso. Basta però cacciare, diciamo, la pecunia, pagare moneta, vedere cammello. Io non credo che il Napoli non possa permettersi un mercato con tanti soldi, perché i soldi ci sono mai come quest'anno, però bisogna intervenire come si deve, non andare a sperperare milioni qua e là, portando al limite 5 giocatori a 20 milioni, spendi 100 milioni e comunque li hai buttati, non voglio dire nel cesso, ma quasi, perché poi un calciatore che tu vai a pagare 10, 12, 13, 15 milioni ci mette sicuramente più tempo di un difensore o qualsiasi calciatore che tu vai a pagare 30, 35, 40 milioni, che tatticamente e tecnicamente comunque sono più pronti sia dal punto di vista dell'apprendimento sia dal punto di vista dell'espressione di calcio in campo. Ecco perché non mi auguro che il Napoli non vada al ribasso per quanto riguarda soprattutto i due centrali di difesa. Questo è ciò che farei per quanto riguarda questi quattro colpi. Poi bisognerebbe vedere la situazione terzino sinistro, Mazzocchi rimane, Mazzocchi di Lorenzo. Bah, vedremo. Poi in quelle, diciamo che in quelle circostanze il Napoli
farà di necessità virtù, ovvero parte uno e ne arriva un altro, assolutamente. Però nel caso dovesse partire un terzino sinistro, che sia anche Mario Rui, che sia, che ne so, il capitano, devi comunque andarlo a prendere come si deve, senza andare a inventarti il miglior terzino del campionato lussemburghese, 10 milioni. No, non è così che funziona, perché comunque andresti un attimo a cozzare poi con gli investimenti che avresti fatto possibilmente nei due centrali di difesa. Quindi è una situazione ancora tutta aperta, ancora da vedere, e volevo condividere questa idea con voi. Fatemi sapere chi vorreste soprattutto per il posto Simen, e con un budget che vi ho appena elencato io, 170 milioni per due centrali, il post Zielinski e il post Osimhen, senza sforare, un po' come si fa al fantacalcio. Sono curioso delle vostre idee, sempre Forza Napoli, ciao!